Il video di oggi, cari signori, è uno dei video relativi ad oggetti volanti non identificati più clamorosi mai visti nella storia dell'essere umano. E di seguito ti spiegherò il perché. Non so di cosa si tratti, assolutamente, non lo so, ma ti assicuro che tutto ciò è clamoroso. Quando osserviamo oggetti in volo stabile, stazionario, in linea retta, si possono avanzare varie ipotesi, palloni aerostatici, eccetera, ma quando ti ritrovi di fronte ad un video dove l'oggetto in questione fa degli evidenti cambi di direzione a velocità così elevate, senza boom sonico, e allora, caro amico scimmia, è bene che ci sediamo tutti quanti e cerchiamo di capire di che cosa si tratta. Come potete vedere nel video rallentato, l'oggetto compare dalla valle, si rende subito osservabile, ruota il proprio asse e vira schizzando di fronte alla telecamera del drone. La prima cosa che puoi pensare è che si tratti di un video veramente troppo clamoroso per essere vero. Deve essere sicuramente un artefatto digitale, non è così? Ebbene no. Non si sa ancora bene che cosa ritragga, ma il video non è assolutamente alterato digitalmente. Segui questo video fino alla fine perché metterò tutti i tasselli al proprio posto. Ma segui fino alla fine, non ti mettere a commentare prima della fine del video,
perché ho letto commenti ridicoli negli scorsi video, frutto di questa fretta, di questo spasmodico voler commentare subito. Segui con attenzione e poi commenta. Nel gennaio 2019 un video è diventato improvvisamente virale quando due documentaristi, incoraggiati anche dal governo americano stesso che iniziò a pubblicare video di UFO e a indurre conferenze stampa pubbliche, addirittura pubblicizzando una task force sugli UFO al Pentagono, pubblicarono questo devasto assoluto che in realtà è stato ripreso nel 2016. Sam Kotrek e Jimmy Ciappi stavano volando con il loro drone DJI Phantom ai piedi di Beaver, nello Utah, e hanno registrato un oggetto talmente veloce da risultare quasi impercettibile. Infatti, nella telefonata con il canale Brian Hanley, lo stesso Kotrek ha confermato che si trovava a circa 120 metri dal drone e che non ha visto né sentito assolutamente niente. E che solo quando sono andati a controllare il formato grezzo del video, solo quando sono andati a controllare il formato RAW della clip, si sono accorti di aver ripreso quella che assolutamente definirei come una chiarissima prova di un oggetto solido che sfreccia di fronte alla telecamera. Quando hanno visto il filmato più tardi quel giorno, hanno notato che in 2 secondi circa del filmato un oggetto bianco, ok? Chiaramente di colore bianco, sembra sfrecciare in lontananza e volare oltre la telecamera. E in effetti, cari signori, abbiamo una delle riprese più impressionanti mai trapelate finora. Un video chiaro che sicuramente ci dà molto su cui riflettere. Ho scritto personalmente a Brian Hanley, del canale che divulgò inizialmente tutto questo, che gentilmente mi ha permesso di condividere con voi la sua telefonata con chi ha ripreso il video, e quindi per darvi un chiaro a 360 gradi dell'evento mi sono messo a sottotitolarlo in italiano. Sentite che cosa dice chi ha ripreso il video. We're shooting a documentary outside of Beaver, Utah. Okay. And so that was shot, maybe a couple miles outside of Beaver, and Beaver's like 2 hours north, an hour and a half, maybe 2 hours north of the Nevada border. And we're just like, me and our drone operator, basically what we do is we go out and just find epic landscapes to use as B-roll in the film. And so we put up the drone, got some pretty great shots. We're probably like 400 or 500 feet away from the drone. Don't hear, don't see anything. Go back to our hotel room that night, go to dinner. Our drone operator kind of starts scrubbing through the footage. We just go through the footage every night just to make sure that everything turns out okay. And he comes up to us at dinner, and his face is just like totally white. He's like, guys, I don't know what I just saw, but like we captured some crazy shit out there. And go up into his room and go onto the hard drive, and he shows us the clip, and it's just like, we're shooting 60 frames a second, try to slow it down as much as possible, literally like frame by frame by frame. Yeah. There was no way that he had like messed around with the footage at all. Okay, I was gonna ask. Yeah, because it was on the raw. It was on the raw clip, and this was in 2016, so this was a few years ago, and literally we're standing in the field like 400 or 500 feet away from this drone and don't hear anything, don't see anything. Like something traveling that fast would make a sonic boom. When we first saw it, we broke every single second of that clip down, and if you zoom in right at the beginning of that clip, you can see this thing comes down over through the valley, and in the valley, and then it turns and it comes straight. So something traveling that fast, turning at that speed, that low, it's just insane. Like we looked on Google Maps, and the mountain range where you first see it was 3.5 miles away from where we were, and the drone gets from the mountain range and it passes through screen in a second. And so you do that math, it's traveling 3.5 miles in a second. Like nothing travels that fast that we
have. Like, you see the shit all over, like, CNN about the fighter jets seeing, you know, these halo shapes, and honestly, it looks very similar shape to that, but that's like, that you can't, you know, that's like not, you can't really tell in that footage that they released, like, because it's, you know, this is very clear. This is probably like the highest quality shit that's out there. Yeah, and to be totally honest with you, the reason we really didn't like want to push it out there or do anything with it was because there's a certain like paranoia level for me personally that I'm a little scared about, you know, like in terms of like maybe we caught something on camera that we really shouldn't have, you know what I mean? And that gets me a little bit worried, but I'm kind of at the point where it's like, you know, it's not like I'm out there promoting this, and I've shown a bunch of people, shown my friends, shown my family, shown friends of friends, and everybody has the same reaction when they see it, you know, which is crazy. So like, you know, if that means like other people should see it too, then I'm okay with that, you know? Sapete i debunkers come hanno risposto a questo video inequivocabile? Hanno detto che si tratta di oggetti naturali presenti nell'aria, come lanuggine di pioppo o semi sparati dal vento. Ecco, dopo varie analisi dei famosi debunkers americani che ci propongono, no, la verità coerente dei fatti, debunkers anche molto noti nell'ambiente mondiale, ecco qual è stata la spiegazione. Non sto scherzando, Vari articoli e siti internet, riprendendo le teorie di questi famosissimi debunkers, insistono con la narrativa secondo cui questo video ritragga lanuggine di pioppo, semi volanti sparati dal vento o altro, addirittura insetti, capito? Insetti. Il video integrale, il video grezzo, il file RAW del video lo avete visto tutti, e quindi vorrei sapere da voi, una persona pensante dotata di un cervello biologico, come faccia ad arrivare a conclusioni così estreme. Ora, non posso sapere di che cosa si tratta, ok? Proprio per questo parliamo di UFO. Inutile speculare in merito alla natura di questi oggetti, siamo onesti, perché tanto mettetela come volete, non lo possiamo sapere, ma però essere presi per scemi anche no. Va bene, anche no. Non speculiamo in merito a strani oggetti alieni, non si sa, però d'altro canto non mi venire a dire che si tratta di un seme sparato dal vento, perché se mi becchi nella giornata sbagliata, capito? Sorvoliamo l'ipotesi seme sparato dal vento perché mi sale davvero l'embolo, davvero. Piuttosto, è reale? Perché se no di che cosa stiamo parlando? Il video è un artefatto digitale? Ancora una volta, durante una puntata del famoso network Quest TV, dove è stato preso in esame il video, hanno chiamato analisti forensi della difesa per analizzare la clip, e questa volta, cari signori, hanno utilizzato letteralmente i software più avanzati sul pianeta per riuscire a svelare l'inganno. E questo, signori, è un video che, se ne venisse garantita l'autenticità, cambierebbe le carte in tavola. L'analista forense Michael Primo, ancora lui, insieme agli investigatori di Quest TV, prima di tutto hanno creato un simple con lo stesso identico drone utilizzato dai documentaristi, portandolo alla stessa altitudine, cercando di compiere più o meno le stesse riprese per capire il comportamento a livello digitale della fotocamera in post-produzione, e poi hanno agito sul video vero e proprio in prima versione, ok, analizzandone i metadata, frame per frame, con un software di analistica forense, e ciò che è venuto fuori ha dell'incredibile. La fase successiva è stata quella di, insomma, approfondire l'indagine a livello informatico, estrapolando il più possibile dalle informazioni digitali presenti nel video, e una volta immesso il video nel software, questo sputerà fuori ciascuno dei singoli fotogrammi ed eseguirà tutti i metadati dei video attraverso questo software all'avanguardia progettato per valutare se l'oggetto in questione si muove in modo coerente rispetto all'ambiente circostante. Per farvela molto semplice, utilizzare questi software avanzati di analisi forense equivale a dissezionare e separare chirurgicamente ogni singolo fotogramma di un video, e
determinare come si comportano i pixel a livello informatico numerico. Il software analizza il movimento di ogni singolo fotogramma del video per creare poi una mappa visiva che mostrerà eventuali incoerenze nel movimento degli oggetti, creando dei vettori. I vettori del movimento sono quelle piccole frecce che vedete nello schermo e ci dicono esattamente come si comporta quell'oggetto prevedendo la sua prossima mossa. Il software infatti assegna vettori sotto forma di frecce a ciascun pixel, movimento e direzione, fotogramma per fotogramma, e facendo tutte le analisi del caso non è venuta fuori nessuna prova relativa ad un video fake. Il video è assolutamente genuino e questo è stato stabilito da esperti, assolutamente veritiero, e assolutamente non si tratta di un artefatto digitale. In questo video ad altissima risoluzione, signori, parliamo di un 4K 60 fps, 60 frame al secondo, possiamo osservare uno strano oggetto che scende orizzontalmente, attenzione, orizzontalmente dalla valle a sinistra, vira bruscamente, mandando in loop pochi istanti è chiaramente visibile la virata, e poi procede in linea retta in direzione della videocamera del drone dei due documentaristi, e questo è esattamente quello che è successo. Nell'ultimo video che ho realizzato ho mostrato un oggetto che procedeva in modo costante senza variazioni di velocità, senza mostrare virate, propulsione o altro, video molto dubbio che ho concluso essere probabilmente un aerostato proveniente da un evento locale. Ho proprio sottolineato nello scorso video che non è una situazione di quelle in cui si osservano virate o altro che possono farci pensare ad un oggetto animato, chiaro? Ebbene, neanche a farlo apposta, questa volta invece osserviamo tutto il contrario. Osserviamo un oggetto chiaramente animato, osserviamo un oggetto chiaramente indirizzato che vira, che si muove a velocità improponibili e che non presenta boom sonico. Sai, muovendosi a determinate velocità dovresti infrangere la barriera del suono. Questo provoca un rombo o qualcosa del genere, specie quando compi virate del genere, e invece no, niente, chi ha ripreso il video non si è neanche accorto dell'oggetto. Sono state compiute altre analisi in merito, calcolandone le varie prospettive e il reticolo del video, ed è venuto fuori che l'oggetto è sicuramente di piccole dimensioni, massimo pochi metri. E dopo aver assolutamente accertato al di là di ogni ragionevole dubbio che il video in questione è autentico, rimane la domanda: che cos'è? Cosa stiamo guardando? Non lo sappiamo e non lo possiamo sapere, ma grazie alla matematica possiamo fare qualcosa per capire la velocità a cui viaggia in base al tempo che ci mette ad attraversare lo schermo. Dobbiamo ottenere prima di tutto una stima approssimativa della lunghezza minima di questa valle, anche potenziale, per generare la velocità. E dalle analisi compiute da Quest TV hanno scoperto che dalla posizione del drone al fondo della valle ci sono circa 3 km e 200 metri. Per determinare la velocità dell'oggetto il team mappa la sua distanza percepita e il terreno che ha percorso durante l'inquadratura del drone e poi divide la cifra per i 2 secondi di intervallo, che sarebbe la durata della ripresa. L'oggetto, signori, compare nel video per 2 secondi ed è venuto fuori che viaggia alla velocità approssimata di 1 km e 611 metri al secondo. L'oggetto ripreso in video quindi viaggia ad una velocità di circa 5800 km orari. Fatevi tutti i vostri calcoli, ripercorrete la matematica che ho proposto e vedrete che giungerete a questa conclusione: 5800 km orari. In parole povere, la telecamera l'ha ripreso a malapena. Se fosse andato più veloce, la telecamera non sarebbe neanche riuscita a digitalizzare l'immagine, e questo video presenta dei calcoli veramente impressionanti. Questo, signori, potrebbe essere sul serio uno dei video più avvincenti di UFO in circolazione. Personalmente, le conclusioni che mi sento di fare sono relative alla vicinanza con il sito di test per velivoli non convenzionali più famoso del mondo, e sto parlando dell'Area 51. Esatto,
di quell'area 51. E potete osservare da Google Maps che da Beaver alla contea di Lincoln, nei pressi della base aerea, ci sono circa 2 ore e mezzo di auto, ergo un velivolo che viaggia a 6.000 km/h a percorrere quel tratto di strada ci mette 1 minuto, chiaro? E dunque, possibile che davvero i 2 documentaristi abbiano assistito ad un velivolo non convenzionale senza pilota che assolutamente non avrebbero mai dovuto riprendere? Voglio dire, siamo nel bel mezzo del deserto, chiaro, a 200 km dall'area 51, e avendo appreso che il video è genuino, che cosa stiamo osservando? Sicuramente non c'è nessuno lì dentro. Su questo ci puoi mettere la mano sul fuoco. Quella virata iniziale a 6.000 km/h ucciderebbe qualsiasi essere vivente sul pianeta. È forse possibile che abbiano ripreso, non so, un velivolo sperimentale di qualche tipo, qualcosa di non convenzionale? Dovete ammettere, signori, che sia come sia, queste riprese, sapendo anche tutto il background, dovete ammettere che sono piuttosto convincenti. Non trovate? Di che cosa parliamo? E perché questo video non è stato portato all'attenzione del governo stesso da chi di dovere, visto che adesso ogni anno è lo stesso governo americano che pubblica rapporti ufficiali UFO tramite il suo ufficio UFO permanente? Tra l'altro, voglio dire, è abbastanza destigmatizzato adesso il fenomeno negli Stati Uniti, non credete? Ne parlano tutti, i senatori e chi di dovere, e quindi perché non viene portato all'attenzione di qualcuno che, non so, sia in grado di fare chiarezza? E tu, soprattutto, che cosa ne pensi? Che idea ti sei fatto? Se hai apprezzato il mio video ti chiedo cortesemente di lasciare un like. Se apprezzi le mie ricerche e se ti tengo compagnia, mi raccomando, supporta la mia umile divulgazione con un semplice like. Per oggi, signori, è tutto. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra nei commenti. Io vi abbraccio, vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando al prossimo episodio. Adieu!